spinge, finisce qua! Inter batte Feyenoord a Rotterdam, passa l'Inter per 2-0, torna il gol la Tula, Thuram e Lautaro Martinez insieme decidono l'andata degli ottavi di finale di Champions e mettono l'Inter in una posizione di enorme vantaggio in vista del ritorno tra meno di una settimana. È una vittoria importantissima che permette all'Inter di fare anche qualche calcolo, qualche ragionamento tra Monza sabato e poi l'Atalanta la prossima settimana dopo la gara di Champions League. È una vittoria importantissima contro un avversario come il Feyenoord che si è dimostrato, Simo, di un livello inferiore all'Inter sicuramente, che come noi aveva tante assenze, noi concentrate tutte sugli esterni, e quindi siamo stati costretti anche ad un cambio non proprio di modulo, ma più che altro abbiamo spostato Acerbi a sinistra con Bastoni da quinto e poi lo analizzeremo. È stata un Inter che ha gestito la partita con grande esperienza, con grande convinzione anche nei propri mezzi, e questo secondo me è stato anche un po' è il grande salto di mentalità che ha fatto quest'Inter, che un tempo si sognava di qualificarsi alla Champions, poi si sognava di qualificarsi agli ottavi e adesso invece si permette di giocare un ottavo di finale facendo anche delle rotazioni, vista anche la formazione che abbiamo visto nel primo tempo, e alza i ritmi nei momenti giusti della partita, punendo il Feyenoord con 2 reti, e purtroppo usciamo anche un po' con il rammarico per il rigore sbagliato da Zielinski che avrebbe praticamente chiuso i conti già oggi. Però è un risultato importante sicuramente per la nostra Inter. Simo, è apparsa un pochino stanca, con qualche giocatore ancora un po' da vedere, non brillantissimo dal punto di vista fisico, però in Champions, ecco, vincere 2-0 fuori casa e indirizzare la qualificazione non può che essere un grande risultato. Vittoria di autorità e di gestione, molto semplicemente. Le big vincono le partite così, partite come questa che possono rappresentare un'insidia soprattutto se si vanno ad incanalare all'interno di certi binari che l'Inter ha accuratamente evitato, su tutti quello secondo me di far coinvolgere molto il pubblico, fare in modo che la squadra e il pubblico ricavassero energia a vicenda. Noi non avevamo la cronaca con l'audio, però non ho mai percepito un PSV che andasse sull'onda dell'entusiasmo e dell'energia di questo stadio. Com'è? Un Feyenoord, non PSV, sì. Non so perché ho detto PSV, sì, un Feyenoord che ricavasse energia dallo stadio, cosa che invece poteva essere un tema, ne avevamo parlato dell'importanza dello stadio. C'è, giustamente l'hai detto, il rammarico del terzo gol, perché eravamo a 11 metri dal 3-0 col rigore di Zielinski che purtroppo è stato sbagliato. Diciamo che per come ho visto l'Inter quest'anno in Champions League, partire con un 2-0 di vantaggio in casa rimane una ipoteca molto, molto solida, diciamo così. Però col 3-0 diciamo che avresti aggiunto anche un risultato davvero molto molto difficile da recuperare. Però comunque vabbè, questo non dico sia un dettaglio, ma comunque è secondario in una partita che l'Inter ha giocato, ripeto, autorità, una squadra più forte che ci ha messo in campo i valori. Mi viene da sottolineare soprattutto, Simo, dei singoli che hanno fatto molto bene, perché in questa partita si è parlato tanto della posizione di Bastoni, di chi avrebbe dovuto schierare Inzaghi lì a sinistra. Inzaghi sopperisce quindi all'assenza degli esterni facendo fare 90 minuti a Dumfries a destra e 95 poi compreso anche il recupero a Bastoni a sinistra, che ha fatto un quinto un po' mascherato, perché soprattutto nel primo tempo è stato Acerbi in realtà forse in vari momenti ad alzarsi un pochino di più, però Bastoni ha fatto una grande partita, solida, si è buttato in avanti, stava anche per fare espellere Mitchell nel finale, si è preso anche diversi calci di punizione, davvero un'ottima partita. Il migliore in campo però a chi lo diamo? Ma sai che non lo so. Forse, considerato tutto, Bastoni potrebbe meritarlo, perché comunque giocava in un ruolo non suo, dove si è comunque alternato molto, come dicevi, però considerato tutto, considerato il momento, anche lui che immagino abbia accumulato tanta stanchezza, lo potrebbe meritare. Anche Dumfries è stato molto presente. Mi è piaciuto. Aslani ha fatto una buonissima partita e non era scontato, visto che rimane un ottavo di finale di Champions. Direi comunque in generale Bastoni, dai. Comunque se lo merita lui. Sì, hai fatto bene a citare anche Dumfries, mi è piaciuto anche lui. Un tema, Simo, era quello degli attaccanti. Intanto Lautaro Martinez oggi
gioca la sua 38esima partita di Champions su 38 con Inzaghi, quindi Inzaghi non ha mai rinunciato a Lautaro Martinez in Champions League, che ha fatto il suo record di gol in Champions in una singola stagione, 6, ne aveva fatti 5 con Conte nella stagione 19-20 e quindi è già arrivato a 6 in questa Champions ed è diventato il miglior marcatore della storia dell'Inter in Champions League Coppa Campioni con 18 gol, fa un grande gol con il destro, anche se il gol più bello forse è stato proprio quello di Thuram, che anche oggi non sembrava al meglio. Ne abbiamo parlato tanto della corsa di Thuram, che non sembrava pulita, sembrava un pochino zoppicare in alcuni strappi, lo si è visto anche in una prima occasione nel primo tempo in cui sembrava potesse andare verso la porta e invece poi non è stato così affilato come è di solito nelle sue azioni offensive. E poi invece trova un grande gol da un'azione che nasce da un lancio di Asllani, Dumfries per Barella, assist di prima importante di Barella che pesca Thuram sul secondo palo, Thuram arriva in cielo col destro a battere il portiere, davvero importante. Nel secondo tempo Thuram si prende anche il calcio di rigore, quindi è stato importante anche per quello. Barella stesso, ho visto qualche critica per qualche pallone sbagliato di troppo, però nel primo tempo soprattutto con un Inter che non alzava troppo il ritmo e l'intensità, mi sembrava l'unico dell'Inter tarato sui ritmi di Champions, veramente come elettricità. E a livello di svolgimento della gara, Simo, c'è stata una lunga fase di studio all'inizio, soprattutto tra le due squadre, con l'Inter che ha lasciato in alcuni momenti la gestione della partita al Feyenoord, poi ha provato a prendere un po', diciamo, le redini del gioco. Non ci siamo riusciti magari con il nostro solito dominio, si è vista un'Inter diversa da quella che vediamo in campionato, però l'Inter versione Champions è sempre solida difensivamente e continuiamo a mantenere la porta inviolata anche oggi. Più del 50% delle partite di Inzaghi in Champions sono finite senza prendere gol. Merito anche di un buon Martinez, che ha sbagliato qualcosina coi piedi, ma nelle uscite, a parte un'uscita nel finale un po' rischiosa, però ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Siamo stati autoritari, come dicevi Simo, controllato la partita, attaccato, abbiamo fatto vedere comunque che l'Inter è di un livello superiore e per la gara di ritorno, visto che Stefano ce lo chiedeva prima e lo ringraziamo, si spera di recuperare Carlos Augusto quantomeno, così da avere un'alternativa in più da quella parte. Dubito francamente Zalewski, quindi più o meno saremo questi, ecco. Ma la cosa che preoccupava di più di fronte ad un avversario inferiore, l'abbiamo anche detto, era la possibilità che ci mettessero in difficoltà con l'aggressività, con la pressione, con l'intensità. L'avevamo raccontato nei giorni scorsi di questo approccio che ha Van Persie al calcio, di grande pressione, riaggressione. Io non ho visto... Cioè, l'Inter ha gestito bene, ma non ho visto in primis il Feyenoord voler fare questo tipo di partita, e questo un po' mi ha sorpreso, perché quando sei meno forte, se hai una squadra che è molto più giovane, se non sbaglio è la terza più giovane come età media delle squadre qualificate agli ottavi, l'Inter è l'ultima. Probabilmente in alcuni uomini hai anche dei giocatori che sanno mettere in difficoltà l'avversario. Questo Osman sulla fascia, che poi è stato ammonito e diffidato nel primo tempo, ha fatto 2 o 3 sgasate e ha messo in difficoltà sia Dumfries che Pavard. Quindi io mi aspettavo che con anche la spinta magari del pubblico provassero a metterla sull'intensità, cosa che non hanno praticamente mai fatto. Ogni tanto hanno abbozzato un po' di pressione quando l'Inter faceva i passaggi all'indietro o dal centrocampo alla difesa o anche dalla difesa al portiere, ma non c'è mai stata questa grande intensità. Quindi questo già ha limitato molto il Feyenoord e questo ha permesso all'Inter di fare una gara, tra l'altro, laddove secondo me non c'è stato nemmeno un enorme dispendio di energie. Ha corso tantissimo Acerbi, che essendo anche in là con l'età immagino sia stanco, Bastoni accumulava stanchezza da tempo, ma in molti altri secondo me non c'è stato neanche la necessità di alzare troppo i ritmi, e questo è davvero positivo. Su Martinez, oggi secondo me è la partita emblematica che ci dimostra perché Inzaghi potrebbe ritornare a mettere in campo Sommer, magari già da sabato. È molto bravo Martinez in porta, è entrato con un impatto nell'Inter non scontato, 4 clean sheet su 5 e solo col Napoli a 3 minuti alla fine non lo ha centrato, però nel giro palla non è fluido come Sommer e ogni tanto sbaglia anche dei rilanci, e in certe partite secondo me
soprattutto contro avversari come poteva essere il Feyenoord, che ti vengono a prendere alti con intensità, devi avere la precisione giusta ma anche il tempismo del fare il passaggio, e questo per ragioni di assenza dal campo prolungata Martinez ancora non ce l'ha. Forse è solo qui che Sommer oggi ti dà qualcosa in più, ma a livello di parata, di portiere nel senso più puro del termine, alzo le mani e sono veramente contento. Al debutto in Champions, come dice tra l'altro l'ornitorinco giustamente. Ringrazio Dottor Toto che dice salviamo il soldato Taremi, non è entrato benissimo, tra l'altro c'è stato un episodio che poi approfondiremo a parte con Thuram che dopo il gol va ad esultare, va a salutare proprio Arnautovic e Taremi, e Arnautovic che è entrato nel finale si è preso una munizione un po' ingenua, Taremi che si è visto veramente un pochino poco in questa gara, e diciamo che comunque il livello di differenza tra i titolari e le alternative si continua a vedere, però stasera Thuram è riuscito a metterci lo zampino lo stesso. Ringrazio anche EC che dice non ho guardato la partita ma amo il risultato, grazie EC davvero per il grande supporto. Volevo aggiungere, Simo, due cose in chiusura di questa clip. La prima, mi è piaciuto l'arbitro, devo dire, un buon arbitraggio secondo me quello del norvegese questa sera. Il rigore dato all'Inter un pochino, diciamo, come dicevi anche tu, su questo siamo d'accordo, per il calcio che piace a me, ecco, un pochino diciamo, rigorino, ecco, mettiamola in questa chiave qua, poteva anche non essere dato, però era un duello corpo a corpo dove poi è stato bravo Thuram a mettere davanti il piede, quindi se lo dà non è uno scandalo, però non è nemmeno così gigante secondo me come calcio di rigore, però ci poteva stare. Mi è piaciuto in generale l'arbitraggio, ecco, forse all'ultimo anche quel Mitchell, che Bastoni si è arrabbiato tanto per la mancata espulsione di Mitchell, però è comprensibile comunque che sia scattato il fallo senza munizione visto che era già ammonito. Mi è piaciuto quindi l'arbitro, ho letto tante lamentele sul fatto di far battere il calcio di rigore a Zelinski, però francamente Simo era appena entrato Taremi, altri rigoristi secondo me non credibili non c'erano. Zelinski arrivava dai 2 gol che aveva fatto la Juventus. Zelinski che stasera primo tempo è stato forse il meno positivo dell'Inter, poi sul gol di Lautaro fa una grandissima giocata, perché il primo tiro ok, sul secondo ha la lucidità di servire Lautaro. Non è scontato, perché lì, come dicevo anche in quel momento, gli arriva sul sinistro e calcia giustamente, gli ritorna a lui e gli ritorna sul destro, e quindi dici cavolo, a maggior ragione tiro, sono al limite dell'area, invece ha la lucidità di andare da Lautaro, che sfrutta anche secondo me una prontezza rivedibile della difesa del Feyenoord per colpire. Sul rigore no, sono d'accordo, alla fine Taremi era entrato letteralmente 10 secondi prima, poteva calciarlo anche lui, però ci stava anche far tirare Zielinski, non l'ha calciato benissimo, e è stato bravo anche il portiere ad allungarsi sulla destra, e sono d'accordo anche sulla valutazione del rigore, ecco, non un rigore inventato, però non lo so, mi piacerebbero altri rigori, ma in generale è molto bravo l'arbitro, perché ha tenuto la stessa linea tutta la partita, poche proteste in generale, mi è piaciuto. Promosso allora, così come promosso il nostro Giuseppe che ringraziamo, insegniamo al Milan come si vince, dice il nostro Giuseppe. Abbiamo fatto il nostro all'andata con l'Inter che, diciamolo comunque, era importante indirizzare fin da subito la qualificazione. Col 3-0 saremmo stati ancora più tranquilli, però il 2-0 è un risultato importante con cui tra una settimana ci ripresenteremo a San Siro da una posizione di grande vantaggio, con l'Inter che parte per 2-0, e lo ricordiamo, sabato si gioca col Monza. Al Feyenoord invece hanno fatto il favore di rinviare la partita di campionato, per cui avranno modo di riposare in questo turno del weekend, e poi noi dopo la seconda gara col Feyenoord avremo anche la sfida con l'Atalanta domenica prossima in campionato, uno scontro diretto prima della sosta per le nazionali importantissime. Meglio di così non si poteva iniziare allora questo ciclo di gare, di 4 gare che ci aspettavano e che ci aspettano le prossime 3 prima della sosta per le nazionali. Se non c'è altro, Simo, chiudiamo qui la clip, quindi clic sul link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter, e clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti che vi portiamo ogni giorno sul canale.